l'ultima parte. Allora, abbiamo detto che la fede viene, la fede è in movimento, la fede si muove e ti muove, la fede si muove e ti muove. Chi ha fede si muove, chi non ha fede non si muove, chi è vivo si muove, chi è morto non si muove, e la fede senza opere è morta. Perciò come posso vedere a una persona se ha veramente fede? Per le opere. Perché se una persona dice io ho fede e non si muove, o meglio non ha opere, ha una fede, può essere ma morta. Ma una persona che ha la fede in buona salute fa le opere di giustizia. Io osservo i comandamenti. Se il Signore ti ha detto vai e predica l'Evangelo ad ogni creatura, noi andiamo e predichiamo l'Evangelo e non ci importa più di tanto se parliamo bene l'italiano, se la persona riceve o non riceve. Noi siamo spinti per mezzo della fede che è in noi. Perché? Perché siamo vivi, perché abbiamo la vita del regno. Amen? Gloria a Dio. Allora, vediamo un altro versetto. Prima Pietro, scusate, Romani 1,17. Romani 1,17 dice: poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Dice il 16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi dal greco. E guardate l'ultima parte del versetto 17. Come è scritto, il giusto per fede vivrà. Qual è la vita del giusto? Come viviamo noi? Che ci fa vivere? La fede. A noi la nostra vita non è in questo mondo. La nostra vita non si trova nelle cose di questo mondo, ma si trova, sì, in Dio. E per mezzo della fede noi viviamo. Se abbiamo fede, abbiamo speranza. Se abbiamo fede, crediamo che la mia situazione può cambiare. Io credo che da questa situazione io posso uscire, se ho fede. Io vivo per fede. Signore, io sono stato creato per servire te e io non accetto questa condizione perché ho fede. Per mezzo della fede uno inizia a cercare, inizia a pregare, inizia a digiunare, inizia a cercare il volto del Signore per mezzo della fede, finché il Signore ti risponde e la situazione che sembrava distruttiva cambia. Ma che marca la differenza fra la speranza e la disperazione? È la fede, fratelli, è la fede. E il giusto vive per la fede. Sì, il giusto per fede vivrà. Amen? Finisco. Prima Pietro 1,7. Prima Pietro 1,7 dice la scrittura così. Dice: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa da loro, che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Dice che anche la nostra fede viene provata. Perché viene provata la nostra fede? Affinché quando si manifesterà il nostro Signore Gesù Cristo, sì, sia motivo di lode, di gloria e di onore. Ma la nostra fede deve essere provata, no? Se il Signore ti ha promesso, tu devi essere fermo in ciò che Dio ti ha detto. Fermo, tranquillo, credi, non ti muovere. Il Signore non ti lascerà, il Signore non si dimenticherà. E questo è fede, quando uno sa che Dio lo ha promesso e per lui è sufficiente. E alla fine vinceremo perché vedremo la sua gloria. Ultimo versetto e chiudo, prima di fare un invito agli ascoltatori. Prima Pietro 1,9, guardate, dice: ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime.
qual è il proposito della fede? Qual è lo scopo? Dice, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Perciò per mezzo della fede, sì? Siamo in 1 Pietro 1,9, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Il proposito della fede, sì, è la salvezza della mia anima e aiutare ad altre anime ad entrare nel regno. Sì, questo è il proposito. La fede ci aiuta a vivere una vita cristiana in vittoria e in benedizione, ma l'ultimo proposito, il più importante, è entrare alla vita eterna. Per questo io voglio invitare le persone, se ci sono persone magari che mai hanno fatto un'esperienza di fede, non conoscono a Gesù, o hanno sentito parlare di Gesù, però non hanno il figlio dentro. Ricordatevi che prima Giovanni dice: chi ha il figlio ha la vita, ma chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Perciò non basta soltanto credere nel figlio, bisogna avere il figlio dentro, vivendo, morando. Perciò se tu che mi ascolti, che mi vedi, non hai accettato ancora Gesù, io ti invito a fare questa preghiera con semplicità, ti invito a che tu possa invitare Gesù a venire al tuo cuore. Se tu fai questa preghiera, il Signore verrà, sì? Tu avrai il figlio e avrai il dono della fede e potrai fare tutte le cose che abbiamo detto oggi, o almeno oggi abbiamo detto alcune, ma ci sono tante altre. Perciò io ti invito, se tu vuoi, fai questa preghiera insieme a me, ripeti insieme a me: Signore Gesù, io credo che tu sei il figlio di Dio, credo che sei venuto sulla terra, credo che sei morto sulla croce, credo che hai versato il tuo sangue per me, credo che sei risorto dai morti per la potenza di Dio Padre e ora sei seduto alla sua destra e credo che tornerai qui sulla terra. Signore Gesù, io vengo a te perché sono un peccatore. Perdona i miei peccati, vieni nel mio cuore, salva la mia anima, lavami con il tuo sangue. Ora ti do la mia vita, io mi arrendo a te, Gesù, ed io confesso, ti riconosco, Gesù, come il mio Signore e il mio Salvatore. Amen e amen. Se tu hai fatto questa preghiera in fede, benvenuto alla famiglia di Dio, alla famiglia della fede. Cercati una comunità cristiana, un centro cristiano, una comunità evangelica, un posto dove si predica e si insegna la scrittura, legge la Bibbia, legge la parola di Dio, prega, e quando verrà il Signore Gesù Cristo ci vedremo tutti insieme. Dio vi benedica, grazie e buon 2013.